E benvenuti! This is the Muse Day, all day dedicated to you guys. Wow. I'm so glad to have you here. This is the countdown. We are gonna stay 1 hour together. Saremo un'ora insieme, parleremo della loro carriera, della loro musica e poi naturalmente li vedremo esibirsi nella loro forma migliore, che è certamente quella live. Ok, straight to number 1 in France, in England, direttamente al numero 1 in Francia e in Inghilterra, 3 in Italy, but I'm sure after this show is gonna be number 1, ma dopo questo show sarete numero 1, 4th in Japan. But before to start, I have to say something to Chris, because we've got something in common. We both want to meet Brian Wilson. All right, And this is the most important thing for me. Chris ed io abbiamo una cosa in comune, vogliamo incontrare entrambi Brian Wilson dei Beach Boys, e quindi detto questo possiamo assolutamente cominciare. Ok, we can start. This is your third studio album, Absolution. You traveled pretty a lot to record this album, the Debonair, London, Los Angeles, but at least this time you had time to sit and think about the songs. Yeah. Questa volta avete avuto però tempo rispetto agli altri album per poterlo registrare, avete viaggiato moltissimo, The Debonair, Londra e Los Angeles. Com'è andata? How did it go? Well, I mean, the first album, the second album were done. First album was done obviously when we were growing up in a small town and stuff, so it was all influenced by our sort of childhood, really. The second album was done whilst we were travelling on tour and like in sound checks like this and all that kind of thing, and like just in random places wherever we could. But this album we had like a big break because the last concert we played before we started making the album was Reading Festival last year. And it was, it felt good. We kind of took a bit of time off and we found this place in London, this big warehouse space that we converted into like a rehearsal studio, and it was a place where we could sleep as well. And we just spent a lot of time there, and it felt good because it felt like we hadn't really done that for such a long time. And we could just go there, you know, like 3-4 times a week, whenever we wanted to, and just think about songs. And we sat around and talked a lot about music, what we're going to do. And C'è stata sicuramente una grande differenza rispetto a questo album e gli scorsi due, perché il primo fondamentalmente era il nostro album della nostra giovinezza che avevamo fatto quando eravamo ancora giovanissimi. Il secondo lo avevamo composto mentre eravamo in giro al soundcheck, però questa volta è da un anno, ci siamo fermati, abbiamo preso questo posto a Londra bellissimo, una sorta di warehouse, di magazzino. Lì potevamo andare anche 3-4 volte alla settimana, suonare liberamente e finalmente avere il tempo di poterci sedere e pensare alla nostra musica. So probably this time you had more time to have the music closer to yourself, Well, I think, to your own world. Is that correct? Yeah, well, I think when you're making an album like this, Origin Symmetry was made mostly on tour, then obviously I think we make music that is influenced by our lives and what's happening to us. And I think obviously when you're on tour, it's all influenced by how much change had happened and almost kind of like losing a sense of who you are a little bit on tour. That happens. So I think there's a lot of confusion which we can hear on the second album. But on this album, we kind of wanted to kind of go home really and live a much more simple life away from it all. And we didn't really have any relationship, or we didn't really have any contact with management, record company or anything. And we had nothing to do, no interviews or anything. So we're completely kind of free just to live a normal life really. And I think we wanted to make an album from a more everyday point of view. You know? So probably going back to when you were playing, when you didn't have a contract, like in the most free. Yeah, it almost felt like starting again really. Yeah, definitely. Quindi ho chiesto, credo che questa volta le canzoni dunque siano cresciute in modo molto più vicino a voi stessi, e infatti Matthew risponde assolutamente sì, anche perché il secondo album ovviamente le canzoni parlano di quello che sei. Il secondo album si risentiva molto il fatto di essere in tour, questa volta invece proprio abbiamo riacquisito il piacere, come quando non avevamo un contratto, di metterci lì a suonare, quindi poter fare crescere le canzoni, cosa che non avevamo fatto. Quindi adesso noi ci andiamo a vedere il primo singolo tratto da Absolution, che è Time is Running Out. Welcome back. Siamo con Matt, Chris and Dominique. Adesso let's go back to the roots, your roots. You're all playing in the same band, like Fixed Penalty. You always like that kind of big names. Cerchiamo di fare un passo indietro, suonavate già nella stessa band che si chiama, alcune tra le band, un nome che mi è rimasto in mente era appunto Fixed Penalty. Come sono andate le cose? So, how did you create Muse? Well, we came from a very small town where there was not much to do at all. There was no like, nightlife for teenagers, you know, everyone was just kind of getting drunk in the sea and stuff, because we live by the sea, but it's not like Italian sea, you know, where it's all lovely beaches and beautiful, clean. We lived in a place where it's all like sewage. Nothing to see. Completely cold and horrible, yeah. So there was nothing there to do really apart from drink or whatever. So a lot of people started bands, and we actually all started in different bands together. I was in a band called Carnage Mayhem. And I was in a band called Gothic Plague, and he was in the Fixed Penalty. Wow. And we just had really bad band names. You know, Yeah. just really bad. You like that kind of gothic atmosphere. Yeah, you know? kind of death metal. Yeah. It's kind of the opposite kind of music though. The music was all kind of jangly indie kind of stuff with death metal band names. It's just But eventually the kind of bands gradually kind of died out, you know, like people went to college, people went to Certo. university, whatever, and we were kind of left, you know, so we just kind of got together and started off music.
Faith. Dunque, allora, questo è divertente. Ho detto, ma allora voi suonavate appunto già in questa band, ho già detto il nome, eccetera. Lui dice assolutamente sì, perché noi veniamo da un paesino vicino al mare, però non immaginate il mare come qui, con la spiaggia, le persone al sole, ma un posto assolutamente freddo, con un vento che soffia, dove tutti si ubriacano e non c'è nient'altro da fare. Quindi tutti suonavamo in queste band, con i nomi che hanno detto assolutamente impossibili da ricordare. Però poi è successo che ognuno crescendo è andato al college da altri posti e sono rimasti soltanto loro. La cosa divertente è che avevano questi nomi, dicevo io, molto gotici, comunque molto ridondanti, e loro dicono sì, tipici da band che sono death metal, invece la musica era assolutamente molto più anni 60, magari molto più fresca e divertente. What are your musical origins? To what were you used to listen when you were teenagers? Cosa I think ascoltavate quando eravate teenagers? How can you put together like Flaming Lips? I read you like Flaming Lips or Matt likes Pixies. Oh, you don't like Flaming Lips? So suggesting we you don't don't. have something in common this time, Chris. I know, when I was... And Chopin, in a way. I think early days, like I started listening to, I don't know, I think hip-hop stuff? Yeah, hip hop stuff, and I think like Derek B and LL Cool J, like early, like 80s, like 80s, early 80s. Well, man. I mean, Okay. when I was young, I was into blues music and kind of a little bit of jazz stuff. But I think gradually through our teenage years, like the age of 14, 15, we kind of got very much into kind of more rock music. Okay. Bands from America like Smashing Pumpkins, Dinosaur Jr., these kind of groups. But obviously, I think we all had different interests as well. Allora, a parte tutta quanta la diatriba tra di loro sui Flaming Lips, detto questo, però quando ero molto giovane ascoltavano proprio la prima scena hip hop, come per esempio l'Al Cool J, poi invece hanno cominciato ad ascoltare Dinosaur Jr. piuttosto che Smashing Pumpkins, e quindi tutta quella scena dell'inizio degli anni 90, e noi adesso ci andiamo a vedere un packaging sulla storia dei Muse. What hair days. Allora, è inutile dire che ovviamente qui ce la stiamo ridendo soprattutto sullo style dei capelli, soprattutto su quello di Chris che era un po' Jackson 5. Did you enjoy this kind of earlier Oh dear, I was talking. haircut? I talk bullshit so much. I'm sorry about that. Yeah, and enjoying Chris's haircuts. Chris had big hair then. Si diceva decisamente uno stile allucinante. Allora fra poco saliranno sul palco di Supersonic, noi naturalmente non vediamo l'ora perché loro dal vivo sono veramente molto bravi. Adesso ci andiamo a vedere il pezzo che li ha consegnati alla storia, e cioè Muscle Museum e naturalmente al loro primo album Showbiz. The American one. Fra pochissimo i Muse saliranno sul palco di Supersonic, ma adesso godiamoci invece questa oretta di intervista. Siamo arrivati adesso al loro secondo album, Origin of Symmetry, che hanno registrato in modo molto veloce, ma che anche li ha consegnati alla grandissima fama. So actually it was recorded pretty fast, but the most important thing is that you sold a lot of records and you became incredibly famous. How does it feel? Really did. I don't know. I didn't notice. It kind of, it didn't really feel like there was any particular jump in kind of success or anything like that, because I think the whole period from the first album Showbiz to the end of Origin Symmetry, which was last year, it kind of all just felt like one period because we're doing so much touring during that time and recording albums in between that. So it kind of just felt, like we were just busy all the time and constantly touring. But what kind of felt good is like all the tours we were doing were gradually getting slightly bigger. The venues we were playing were getting slightly bigger, which was nice. But yes, it kind of just felt natural. Yeah, the second album was made like whilst we were on tour, pretty much, wasn't it? It was, yeah. That we were I think we were just recording just in any chance we could get in between tours. I think we did one section of recording, then went straight on tour for like a couple of months, then came back and did some more, and then went straight on tour as soon as we finished recording as well. I know what you mean. Loro giustamente dicono non è stato proprio così che improvvisamente siamo diventati famosi, bensì è stato tutta quanta una strada assolutamente naturale fino all'anno scorso, quando poi abbiamo deciso di metterci a lavorare sul terzo album. C'è di dire che quello Origin of Symmetry è stato un disco che è nato moltissimo durante il tour, nel senso che noi registravamo mentre eravamo in tour. Una cosa però è certa, abbiamo sentito che comunque in qualche modo iniziavamo a diventare famosi perché andavamo a suonare in posti sempre più grandi e quindi comunque si riempivano sempre molto di più di persone. Have the critics been kind to you in general? I critici come sono sempre stati con voi? Gentili? On this album, yeah. No, in general. I think the previous two albums, it was generally pretty mixed. I mean, it was either going from like
1 out of 10 or 9 or 10 out of 10. It's there's no sort of middle ground. So I think this album so far has been pretty well received, in comparison to the other ones. I think. I think it's just always been really mixed, really, which has been nice because even if, I think we kind of get a feeling that when people like us, they like us quite a lot, and then people hate us at the same time. So I think it's kind of like inspiring, something, in people's thought about what we do. So. Moreover, I don't like when critics, they always have to put a band with another band to make a comparison. Always those comparisons, I think they are so worthless because they never talk about music in a way. I know, I found some of the really bad reviews quite funny. I really enjoyed them actually. Infatti mi dice allora i critici quando in questo disco, e ho detto no, nei dischi precedenti, ovviamente loro dicono ci hanno paragonati a moltissime altre band, peraltro è una cosa sulla quale non sono assolutamente d'accordo, però comunque la cosa importante è che comunque ci sono state le persone che hanno amato la nostra musica, i fans, infatti questo disco adesso è già al primo posto in quasi tutta Europa, piuttosto che quelli che sono rimasti soltanto lì a criticarli. Adesso noi ci andiamo a vedere Hyper Music, tratto dal loro secondo album, studio album, e cioè Origin of Symmetry. E mentre il palco è sempre più pronto per accogliere Muse, vorrei parlare del mercato americano. I could ask you something about the American market, but actually I want to ask you something about all these things between you and the management of Celine Dion, which is still regarding America, but in a different way. Quindi potrei chiedervi qualcosa sul mercato americano e quanto sia importante vendere al mercato americano. Invece voglio sapere tutto su questa storia tra voi e Celine Dion, che vuole usare il vostro nome per il suo mega show a Las Vegas. So what did happen? Did she offer you money? She did, yeah. She just said, "Can I use your name for her show?" And we said, "No, of course you can't use it." And then she came back offering us money to try and buy our name off us. And again, we said, "There's not a chance." How much? Like 50,000 or something like that. Yeah. It's quite a lot of money, but it's kind of, we thought, of course, we didn't want to sell our name to Celine Dion for a show. I mean, it's just an embarrassing thing to do. It's terrible. Yeah. So yeah, I think, but in the end, I think it was more her management as opposed to her. I think when she found out about it, she changed her name and it was all okay. Yeah. I'm sure about that. Quindi è successo che il management di Celine Dion ha chiesto ai Muse se potevano usare il nome Muse per questo show di Celine Dion e gli hanno offerto oltre 50.000 sterline, ma loro hanno detto no. E probabilmente Matthew aggiunge, forse Celine Dion non sa neanche niente di tutta questa storia, ma è sicuramente il suo management che ci ha fatto questa proposta. But from that, being serious, how important is to break in the American market for a band as you are? Quanto è importante per voi sfondare nel mercato americano? We've never really spent much time there. We did one tour with Red Hot Chili Peppers on the first album, and the second album we didn't go there at all. So we've always concentrated on Europe more and Australia and Japan. But I think this time we're hoping to next year do a lot more touring in America because we've got a new manager now in America and a new record label and stuff. So it could be a completely new time for us over there. So. Quindi dice con i dischi scorsi noi comunque ci siamo concentrati molto di più in Europa perché non siamo stati distribuiti in America, in Europa, in Giappone e in Australia. Però sicuramente questa volta siamo pronti per il mercato americano e dall'anno prossimo sicuramente avremo anche chi lavorerà in America molto più sul nostro disco e andremo lì ovviamente perché il disco sarà distribuito, quindi con un lavoro di pianificazione totalmente diverso. Adesso noi ci andiamo a vedere Unintended. That's okay, you can... E adesso Break e poi ancora i Muse nel giorno dedicato a loro e sarà nel massimo splendore naturalmente. Muse Day. Eccoci con i Muse, in questo Muse Day stavamo commentando durante il break perché loro si sentono abbastanza imbarazzati dal fatto di vedere i loro vecchi video. You feel quite embarrassed from your old videos? Yeah, we're not... Definitely some of them, yes. Yeah, I think Lost Museum and Unintended are kind of, we're not very, very proud of those videos, put it that way. Yeah. Dice non di tutti, ma di alcuni, soprattutto Unintended con questa atmosfera un po' romantica, noi che ci troviamo molto. Ok, allora parliamo invece del vostro ultimo lavoro. Let's talk about your third studio album, Absolution, which was out in Italy, September 19. You recorded out with Rick Costi, which worked with Sabato, one of my favorite bands, and Rage Against the Machine, Audioslave, and Philip Glass. Yeah. And it seems that he made you play part of the songs even 10 times. Is that true? Allora, avete lavorato con questo produttore che delle volte vi ha costretto a ripetere le parti anche 10 volte. È vero o no? Dominique? I think we
I think some songs we played, you know, he kind of made us concentrate on getting a good performance. I'm sure some songs we kind of played quite a few times before everyone felt comfortable with what we're actually doing. Yeah, some songs took a lot of work, some songs were quite quick, but there was one song that where we took all of the drums outside and spent ages setting up the entire everything, like took a whole day to set it up. Did all the recording and came back in and he said, nah, shit. we have to do the whole thing again. That was like a big waste of a day. Allora, dice, è successo questo. Molte canzoni sono nate molto facilmente, altre invece avevamo bisogno più di tempo per provarle. Però mi hanno raccontato di questa canzone in cui hanno deciso di risettare tutto quanto la batteria, che è la cosa più difficile ovviamente da risettare, da microfonare. Hanno registrato le tracce della batteria, le ascoltate e ha detto no, è una merda, bisogna rifare tutto quanto da capo. Moreover, like microphoning all the drums takes a lot of time. Oh yeah, so yeah, it was it took a whole day. Yeah. Dice sì, infatti è stata una perdita di tempo, abbiamo perso assolutamente un giorno. Adesso mi piacerebbe parlare di Stockholm Syndrome, which was released on the web, actually, before then. Yeah. Questo pezzo, Stockholm Syndrome, che è stato released, distribuito soltanto sul web. E noi oggi andiamo a vedere questo video, credo per l'unica volta. Now we're gonna see the video and I think it's gonna be the first time ever. Well, the first time ever what? The first time ever going to see You it? see it? Yeah. Oh, first okay. time. Well, this video was made because we had a new website and we wanted to like put a bit of new music out because the new website was going to be launched a few months before the release date of the album. Okay. So we thought it was a good idea to put a new song out, and also we actually made this video ourselves at home. Wow. Yeah, we didn't like we just rented out some you know the film Predator. Certo. You know the thermal cameras. Sì. Yeah, we just rented out those cameras and just basically kind of got naked and started playing with water and ice blocks and fire and stuff. And it's a very, very cheap video, okay? So I warn you that it's homemade. bene. It's homemade, Yeah, yeah. we made it ourselves. Ok, allora, dunque, abbiamo deciso di fare questo video perché volevamo lanciare il nuovo sito qualche mese prima dell'uscita dell'album. Quindi siamo andati, abbiamo affittato tutta quanta l'apparecchiatura per fare il video, le telecamere, tutto quanto, e poi ci siamo messi nudi e poi c'è del fuoco e credo di aver capito anche dei blocchi di ghiaccio e questo è il risultato. Però comunque prima di vederlo volevo soltanto avvertirvi, ha detto Matthew, questo è Stockholm Syndrome. So, recorded at home, but you did kind of post-production o qualcosa del genere. Ve l'avete registrato a casa, però avete fatto post-produzione? Was meaning the video. You mean the effects, you mean? Yeah, the No, effects. we rented out the camera that does that naturally. It just picks Ah, up. sì. It picks up Basically, heat. it's a camera that only sees the heat of radiation of the body. You know what I mean? Ah, ok. So it kind of naturally looks like that. Ok, ha detto quindi l'avete registrato a casa, ma questi cos'erano? Degli effetti che avete fatto in post-produzione? Ha detto assolutamente no, era già nella camera, era una sorta di raggi che ti facevano vedere esattamente quello che abbiamo visto noi adesso. I was reading that you would like to have an orchestra. I'd love to, on stage for this record. Is that true? Well, How many pieces orchestra, first on of all? stage? Yes, Well, on I don't know. stage. I think they only ended up being 2 songs on the album that have full orchestra on. When we started making the album, there was a possibility there was going to be more songs like that, but they didn't really sound very good. So it's only really Butterflies and Hurricanes and Blackout, which sounded very, very good with orchestra. So I think maybe in the future it'd be nice to do something on stage with a large group of people, but I think we'd have to probably do some extra arrangements for more than just 2 songs. Ok. Allora dice, effettivamente nell'album ci sono 2 pezzi con tutta quanta un'orchestra completa. Inizialmente volevamo fare molte più cose con l'orchestra, invece poi per un motivo o per un altro non l'abbiamo fatto, però comunque ci piacerebbe lavorare con alcune di queste persone che sono state veramente eccezionali e comunque portarcele sul palco. I hope so. E adesso ci andiamo a vedere Plug In Baby. Fra poco la terza parte di questa intervista è dedicata ai Muse, alle 21 esattamente, quindi fra pochissimo saranno sul palco di Supersonic per questo Muse Day, ma adesso break. Bentornati alla terza ed ultima parte dell'intervista con i Muse, prima che salgano sul palco di Supersonic, quindi cerchiamo di scoprire quali saranno le cose che ci sveleranno questa sera quando saranno sul palco da un punto di vista musicale, ma prima, are you still dating this Italian girl? Yes, Sei I am, sempre yeah. fidanzato con questa ragazza italiana? Bello! Yeah. For how long now? Per quanto tempo? 2.5 years. Ah, 2 bene. years, 2.5 years, yeah. Ok, Something.
Because in Italy we like faithful guys. Oh, of course, Ci piacciono yeah. i ragazzi fedeli. Dice bene, io sono stata fidanzata con lui sono fidanzata con lei da 2 anni e mezzo, quindi bene così. Allora, how are you feeling tonight? So what shall we expect from the live of tonight? We can wait. I think it's going to be great, you know, it's going to be cool. I think we're in a good, we did a little gig in London last week and it was one of the best gigs we ever played, I think. We played really well. Yeah, it was really good because we're kind of really enjoying the small places, you know, like where we get a small audience and stuff. It can be really interesting. What we're doing, you know, just playing, you know, some new songs and stuff. It's really exciting. We're playing some different versions of some new songs that are on the album. And we're playing a few quite different versions to what's actually on the album, so which is what we normally do live anyway. We normally change things around and experiment. So yeah, a few different versions, and it's just it's going to be fun. And if the floor's shiny, I might do some knee slides, you know, like slide along the floor my knees. Yeah. Allora, ok, cercherò di tradurre esattamente tutto quello che hanno detto. Hanno detto sicuramente non vediamo l'ora anche noi di salire su questo palco. La settimana scorsa a Londra abbiamo fatto un concerto in un posto dove crediamo di aver fatto il nostro miglior concerto della nostra vita, perché era un posto piccolo e abbiamo goduto molto di questa atmosfera assolutamente piccola e comunque molto attenta. Poi Domenica ha aggiunto che faranno delle versioni diverse rispetto a quelle delle canzoni che ci sono sul palco, ma questa è una cosa tipica per chi ama i Muse, perché sul palco comunque loro sperimentano moltissimo. E inoltre Matthew ha detto in chiusura che se il palco sarà abbastanza lucido, lui potrà fare delle gran strisciate sulle ginocchia insieme alla sua chitarra. While you're playing keyboards, no, better guitar, doing the Guitar, Guitar, yeah. with the piano, it'd be a bit difficult, yeah. Just a joke. Naturalmente, ovviamente era uno scherzo. Which guitar are you gonna use? That one made from Hugh Manson? You mentioned, yeah, the old guitar tech for Led Zeppelin. Yeah. Oh, really? Yeah, he used to tour with Led Zeppelin for years and used to look after their guitars. Yeah, I've got about 3 guitars that he made. And I'll probably use all of them maybe tonight. Yeah. Allora gli ho detto, ma quale chitarra userai? Quella rimessa, fatta per te da Hugh Manson. E lui ha detto, Hugh Manson faceva le chitarre per i Led Zeppelin. A me ha fatto 3 chitarre. Durante il tour dei Led Zeppelin di solito lui andava in giro con loro e sistemava tutte quante le loro chitarre e creava delle cose meravigliose. Fantastico. Allora I can wait to see those 3 guitars with full of effects and things like that. Ci sono effetti e cose strane. Yeah, one's like got a mirror, but it's got lights on it, but the lights sometimes don't work, so I don't know, we'll see. Allora dice sì, una è una sorta di specchio e poi ci sono anche delle lucine, però delle volte le lucine non funzionano, va bene. Adesso Sunbird. Eccoci, allora fra pochissimi minuti voi sarete sul palco di Supersonic, però prima di lasciarvi volevo ricordare che a fine ottobre, at the end of October, you will be back in Italy playing, is that correct? Yeah. We will be, yeah, that's right, yeah. Yeah, we've got a gig in Well, Milan, Bologna, Pordenone. yeah. Ok, Firenze. quindi con Milano, Pordenone, Bologna e Firenze. And do you still think that 3 is the magic number? Pensate sempre che 3 sia il numero magico? For this tour, yeah, I think it was just be you mean on stage? Yeah. Yeah. Oh, yeah. I think 3 works. Yeah, we kind of like it. Yeah, there's more room for improvisation and a bit more fun, I think. But in the future, maybe we'll change that. But I think at the moment we like. I agree, I'm a fan of the power trio. Dice sì, sicuramente noi vogliamo restare in 3, forse è il futuro. E ho detto io sono assolutamente d'accordo, perché un power trio dà sempre un bellissimo effetto dal vivo. So guys, let's go. You're gonna change yourself. I think you're gonna sew your pants. Yeah. Sì, più o meno. Fammi vedere, your sewing kit. Yeah, I've got a little one I found in the hotel, so I need to do some work. Ah, dice sì, l'ho trovata in albergo perché devo assolutamente sistemarmi i pantaloni. But I was told that Dominique is the perfect sewer. How do you say in English? I don't know. The person who sews. Taylor. Taylor. Yeah. Okay, no sewer. It doesn't exist. Sewer non esiste. Dom's very good at doing. Dom has like a little portable sewing machine, and he does like work on trousers and stuff. Allora dice sì, lui ha una macchinetta portatile e può assolutamente, ti compri un paio di jeans, lui ti può tagliare i jeans e può assolutamente farti tutto quanto l'orlo, ma stavolta non l'hai portata, this time you didn't take it with you. I left it at home actually, Ah, l'ho unfortunately this lasciata a time, casa, so that's why peccato. we've just got a needle and thread this time. Dice per questo stavolta abbiamo bisogno dell'ago e del filo. Thank you very much, I really thank you. appreciate it. Cheers. You take care. Thanks. And I'll see you in a minute actually. Okay. E adesso, visto per rendere l'atmosfera ancora più e l'attesa ancora più fervida, andiamoci a vedere di cosa sono capaci i Muse dal vivo.
proprio il caso di dire time is running out. Infatti fra pochissimo su queste tavolacce di legno i Muse daranno il loro meglio, un'ora di musica in esclusiva per noi di MTV, vecchie canzoni, nuove canzoni, soprattutto le versioni delle nuove canzoni differenti dall'album, come prima ci diceva Dominique. Quindi restate con noi perché questa è una giornata veramente unica. Muse Day qui live a Supersonic fra pochissimo.